Uela! Benvenuti in un nuovo video. L'altro giorno stavo gironzolando per il web e effettivamente non sapevo proprio che cosa fare. Fra il rinnovato amore per le console per videogiochi, infatti mi è arrivata la PS3, fra le serate con gli amici ed i film impegnati, mi sono detto facciamo qualcosa di originale. Così mi sono messo a cercare un film che mi fosse piaciuto particolarmente, un capolavoro assoluto da recensire. E fra tanti grandi registi mi sono reso conto di non aver mai fatto la recensione di un film d'animazione. Quindi oggi parliamo della storia della principessa splendente. C'era una volta un umile intagliatore di bambù, Okina, quando un giorno si trova di fronte ad un evento inspiegabile. In un germoglio di bambù trova una piccola creatura luminosa che ha le sembianze di una principessa. Decide di portarla a casa e questa si trasforma in una neonata, che l'uomo e la moglie decidono di crescere come figlia. Dopo qualche tempo l'uomo torna nella foresta di bambù e trova un'altra sorpresa. Da un altro dei germogli esce dell'oro e Okina lo interpreta come un segno divino, una richiesta di fare della bambina una principessa. Tutto qua. La prefazione termina così, ma dietro al film c'è una storia enormemente più complessa, straziante, che lascia un alone di tenerezza nei cuori di chiunque lo guardi. Dopo quasi 10 anni, Takahata Isao abbandona il taglio neorealista per portare a termine la sua interpretazione di una delle più belle e antiche fiabe giapponesi. A quasi 80 anni dalla sua intuizione, Takahata sceglie la via più personale nella rielaborazione della favola, omettendo il prologo e concentrandosi su altri aspetti, cercando di farci capire il rapporto di amore e odio che si instaura fra lei e il mondo degli uomini. Kaguya è stupefacente per il corpo splendente e nella sorprendente velocità di crescita, ma all'interno di lei vive lo spirito di una ragazzina che concentra più o meno l'anima di molte altre produzioni dello studio Ghibli. Rivivono in lei il trauma del trasloco come nella città incantata, l'ingresso nella comunità degli uomini pur provenendo da un altro mondo come in Ponyo sulla scogliera. Quindi possiamo apertamente dire che Kaguya è una sorta di spirito manifesto dello studio Ghibli. Kaguya incarna il codice comportamentale della grande città pur di non offendere il padre, ambizioso ma non avido, e in qualche modo è anche desiderosa di vivere, anche se per poco, quell'effimera adolescenza. Nell'intenzione di Takahata il film dovrebbe essere rivolto a un pubblico particolare, ed infatti la filosofia della pellicola, che fa riferimento a una sorta di nichilismo unito al buddismo, non è di certo un'esperienza concerne al nostro modo di pensare occidentale. La lezione imparata dalla principessa è dura e rappresenta la fugace scomparsa della felicità limitata da obblighi morali, personali e sociali. Ma per fortuna le musiche semplici e melodiose ci regalano una sensazione di semplicità e severità allo stesso tempo. L'unico punto in cui mi sento di fare una smorfia di dissenso è la traduzione italiana del titolo del film, in cui hanno rimosso il nome Kaguya, che letteralmente significa notte splendente. Quindi se vedrete il film capirete che è essenziale per la comprensione della trama. Se devo dire la verità non capisco proprio il motivo di questa omissione. Forse portare qualcosa di così filosofico in un paese fatto principalmente di provincialismo è un po' troppo. 8 anni di preparazione da quando Takahata ebbe ancora una volta voglia di portare questa meravigliosa favola sul grande schermo, e si può facilmente capire perché dall'impatto e la potenza dei disegni, interamente realizzati in tecnica originale, tavola per tavola, senza separazione fra sfondo e personaggi. La principessa Kaguya è di per sé un acquarello vivente, le cui forme trascolorano senza continuità. Praticamente guardando questo film, piano piano ti rendi conto di star guardando un quadro animato. Tutto grazie a una tecnica chiamata Yukio-e, letteralmente significa immagine del mondo fluttuante. Grazie a questa tecnica non vengono solo messe in scena la bellezza della natura, curata in ogni minimo dettaglio, ma soprattutto il concetto giapponese di pathos e struggimento delle cose. Il mono no aware, o come si pronuncia, non sono giapponese. Dolce senza zucchero, gioioso ed incantevole nella prima parte nel paesino montano, e perde di leggerezza nella seconda parte dove la principessa viene educata all'aristocrazia. La narrazione subisce una stasi, rotta poi nel termine con l'incredibile forza della sequenza nel sogno, in cui il disegno diventa a tratti sempre più nervoso, confluendo poi alla fine nel triste finale. Il turbinio di emozioni viene descritto magistralmente con le musiche di Joe Asahishi, definite come i quadri ad acquarelli che descrivono Kaguya, o con forme che si trasformano in macchie indistinte fatte di puro dinamismo, rifiutando ogni verosimiglianza per esprimere l'impeto del sentimento. Nelle scene di staticità, invece, i contorni sembrano quasi tratteggiati con il carboncino, portando tutto ad un'apparenza primitiva, ma con una forza maggiore di qualsiasi computer grafica, donando anacronismo alla storia di Kaguya. Emozioni e riflessioni etiche, ecco di cosa è fatto questo film, rappresentati da una rarissima bellezza espressiva con i disegni, e se dovessimo pensare a questo film come il canto del cigno dello studio Ghibli, sarebbe in sé l'epilogo perfetto di un'epopea immortale. Ok, questo era
più o meno tutto quello che volevo dire. Forse c'era di più da dire sullo stile registico, ma ho preferito concentrarmi sui disegni, che mi hanno lasciato dentro uno stato di meraviglia come solo lo studio Ghibli sa fare. Non a caso questo film, nonostante i bassi incassi, ha ricevuto il 100% di recensioni positive. È stato presentato al Festival di Cannes e nominato all'Oscar come miglior film d'animazione, dove purtroppo ha vinto la lobby disneyana. E che ci vuoi fare? Delle volte la meraviglia è veramente meravigliosa proprio perché viene incompresa. Se non avete visto questo film, rimediate subito, vi assicuro che non ve ne pentirete. In Italia purtroppo è stato portato solo per pochi giorni nel mese di novembre del 2014, ma non riscosse molto successo. Evidentemente nel nostro bel paese si fa molto più preferenza per le pellicole che non sono nemmeno degne di avere il nome pellicola. E non sto accusando nessuno, 50 sfumature di merda. Comunque, lamentele a parte, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace, condividetelo su ogni piattaforma vi possa venire in mente, andate a iscrivervi al mio canale se volete supportarmi, lasciate un commento sotto uno qualsiasi dei miei video se volete vedere la recensione di un film bello o un film trash che piace a voi sul mio canale ancora non c'è, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Voilà!